Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super entusiasta di avervi qui oggi per un video che so che troverete, succoso. Oggi ci immergeremo a capofitto nella storia di Neslihan e Burak e nella loro follia segreta. Sì, avete capito bene. Parleremo di un gioco pericoloso che, a quanto pare, ha tenuto col fiato sospeso un sacco di persone. Preparatevi perché ci saranno colpi di scena, rivelazioni inaspettate e, diciamocelo, un bel po' di gossip. Ma prima di iniziare, come sempre, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Cliccate sulla campanellina per non perdervi nessun video futuro, perché ho in serbo per voi un sacco di storie interessanti, proprio come questa. Fidatevi, non ve ne pentirete. Allora, bando alle ciance, partiamo subito con questa storia che, vi assicuro, è più avvincente di una serie TV Neslihan e Burak. Due nomi che, messi insieme, evocano una miscela esplosiva di passione, segreti e un pizzico di sconsideratezza. Ma chi sono realmente? Neslihan è una donna carismatica, brillante, con una carriera di successo e una vita apparentemente perfetta. Burak, invece, è l'uomo affascinante, un po' misterioso, con un'aura di ribellione che lo rende irresistibile. Fin qui, tutto nella norma, no? Due persone attratte l'una dall'altra. Il problema, però, è che le loro vite sono già complicate. Entrambi impegnati, entrambi con delle responsabilità. Ma l'attrazione era troppo forte per essere ignorata. E qui entra in gioco il famoso gioco pericoloso. Di cosa si tratta esattamente? Immaginate due persone che si sfidano costantemente, che si punzecchiano, che si provocano a vicenda, il tutto mantenendo una facciata di normalità. Un gioco fatto di sguardi rubati, messaggi criptici, incontri furtivi. Un gioco in cui la posta in palio è altissima. I loro matrimoni, la loro reputazione, la loro intera vita. Il punto è che questo gioco non è nato da un giorno all'altro. È stato un crescendo di emozioni, di occasioni mancate, di parole non dette. Un terreno fertile per una passione che, una volta germogliata, è diventata impossibile da controllare. Neslihan e Burak si sono trovati a ballare sul filo del rasoio, consapevoli dei rischi, ma incapaci di fermarsi. E cosa li ha spinti a farlo? Forse la noia delle loro vite monotone, la voglia di evadere dalla routine, il desiderio di sentirsi vivi e desiderati. O forse, semplicemente, un'attrazione chimica, un'alchimia inspiegabile che li ha legati indissolubilmente. Approfondiamo un po' questi aspetti, perché credo che siano fondamentali per capire la profondità di questa storia. Neslihan, ad esempio, si trovava in un matrimonio che, dall'esterno, sembrava un idillio. Un marito premuroso, una casa splendida, amici fidati. Ma, dietro questa facciata perfetta, si nascondeva una profonda insoddisfazione. La routine aveva spento la passione, la comunicazione era diventata sterile e Neslihan si sentiva sempre più sola, intrappolata in una gabbia dorata. Cercava qualcosa di più, un brivido, un'emozione forte che la facesse sentire viva. Burak, d'altra parte, era un uomo che aveva sempre vissuto ai margini, un ribelle che non si era mai conformato alle regole. Il suo matrimonio era una sorta di compromesso, un accordo basato sulla convenienza e sulla stabilità, piuttosto che sull'amore vero e proprio. Burak si sentiva soffocare, desiderava una connessione autentica, una passione travolgente che lo facesse sentire completo. E così, quando Neslihan e Burak si sono incontrati, la scintilla è scoccata immediatamente. Si sono riconosciuti, hanno capito di essere anime affini, legate da un desiderio comune di evasione e di libertà. I loro sguardi si sono incrociati, le loro parole si sono fatte più intense. I loro corpi si sono avvicinati sempre di più. Ma la passione da sola non basta a spiegare il loro comportamento. C'era anche una componente di sfida, di ribellione, di desiderio di infrangere le regole. Neslihan e Burak si sono sentiti invincibili, protetti dalla loro segretezza, capaci di controllare la situazione. Hanno sottovalutato i rischi, hanno creduto di poter giocare con il fuoco senza bruciarsi. Ed è qui che il gioco pericoloso ha preso il via. Iniziato con piccoli gesti, con sguardi fugaci, con messaggi ambigui. Poi, gradualmente, la posta in gioco si è alzata. Incontri sempre più frequenti, baci rubati, notti clandestine. Un crescendo di emozioni che li ha portati a perdere il controllo. Ma, come ogni gioco pericoloso che si rispetti, anche questo ha avuto le sue conseguenze. Le bugie,
i sotterfugi, i sensi di colpa hanno iniziato a pesare come macigni. La paura di essere scoperti era costante, un'ombra incombente che minacciava di distruggere tutto. Le loro vite sono diventate un labirinto di menzogne, un susseguirsi di scuse e di alibi. E ovviamente, le cose non potevano rimanere segrete per sempre. Qualcuno ha iniziato a sospettare, a fare domande, a indagare. I segnali c'erano, sparsi qua e là, come briciole di pane che conducevano inevitabilmente alla verità. Un amico comune che aveva notato i loro sguardi complici, un messaggio lasciato inavvertitamente sul telefono, un orario di lavoro strano e inspiegabile. E la verità, quando è venuta a galla, è stata devastante. I loro rispettivi partner, ovviamente, sono rimasti sconvolti. Il dolore, la rabbia, il senso di tradimento erano palpabili. Le famiglie si sono distrutte, le amicizie si sono incrinate, le vite di tutti i coinvolti sono state sconvolte per sempre. Immaginate la scena. La scoperta del tradimento, le urla, le accuse, le lacrime. Un vortice di emozioni violente che ha travolto tutto. I matrimoni sono saltati in aria, i figli sono rimasti traumatizzati, le famiglie si sono spaccate. Un disastro totale. Ma la cosa più interessante, a mio avviso, è che questa storia ci pone di fronte a delle domande importanti. Quanto siamo disposti a rischiare per amore? Quanto siamo capaci di perdonare? E soprattutto, quanto siamo onesti con noi stessi e con gli altri? Perché, diciamocelo, la storia di Neslihan e Burak non è poi così eccezionale. Quante volte sentiamo storie simili? Quante persone si trovano a vivere situazioni del genere? Forse più di quanto immaginiamo. È un tema universale, che tocca le corde più profonde dell'animo umano. E la cosa ancora più interessante è cercare di capire cosa ha portato Neslihan e Burak a intraprendere questa strada. È stata una mancanza di comunicazione nelle loro rispettive relazioni? Un desiderio di novità? Un bisogno di sentirsi amati e apprezzati? Un vuoto interiore che cercavano di colmare con un'avventura extraconiugale? Le risposte, ovviamente, non sono semplici. E probabilmente non c'è una sola risposta giusta. Ma è importante porsi queste domande, perché ci aiutano a capire meglio noi stessi e gli altri. Ci aiutano a capire le dinamiche delle relazioni, le fragilità umane, le complessità dell'amore. Ci costringono a confrontarci con le nostre paure, i nostri desideri, le nostre insoddisfazioni. Forse, se Neslihan e Burak avessero avuto il coraggio di affrontare i problemi delle loro relazioni, di comunicare apertamente con i loro partner, di cercare aiuto professionale, avrebbero potuto evitare di commettere questo errore. Forse, se avessero avuto la forza di guardarsi dentro, di capire cosa mancava nelle loro vite, avrebbero potuto trovare la felicità senza dover ricorrere al tradimento. Ma, come spesso accade nella vita, è più facile cedere alla tentazione, seguire l'istinto, lasciarsi trasportare dalle emozioni. È più facile chiudere gli occhi di fronte alla realtà, nascondersi dietro una maschera, fingere che tutto vada bene. E alla fine, la storia di Neslihan e Burak è una storia di passione, di tradimento, di dolore, ma anche di redenzione. Perché, anche se le loro vite sono state sconvolte, hanno avuto la possibilità di ricominciare, di ricostruire, di imparare dai propri errori. Hanno dovuto affrontare le conseguenze delle loro azioni, confrontarsi con il dolore che avevano causato, fare i conti con i loro demoni interiori. Certo, le cicatrici rimarranno per sempre, ma forse, proprio grazie a queste cicatrici, saranno in grado di costruire relazioni più autentiche, più sincere, più basate sul rispetto e sulla fiducia. Forse, questa esperienza dolorosa li avrà resi più consapevoli di se stessi, più capaci di apprezzare i veri valori della vita. E cosa è successo a Neslihan e Burak? Beh, non vi svelerò tutti i dettagli. Vi lascio un po' di suspense. Diciamo solo che le loro strade si sono separate, almeno per un po'. Dopo la tempesta, dopo il caos, dopo il dolore, hanno deciso di prendere strade diverse, di allontanarsi l'uno dall'altra. Neslihan ha intrapreso un percorso di autoscoperta, ha cercato di capire cosa voleva veramente dalla vita, di ricostruire la sua identità al di là del matrimonio e della carriera. Ha frequentato un terapeuta, ha ripreso in mano le sue passioni, ha riscoperto il valore dell'amicizia. Burak, invece, si è dedicato al lavoro, cercando di anestetizzare il dolore con l'attività frenetica. Ma, ben presto, ha capito che non poteva fuggire dai suoi problemi, che doveva affrontare il suo passato, fare i conti con le sue responsabilità. Ma il destino, si sa, è imprevedibile.
E chissà, magari un giorno le loro vite si incroceranno di nuovo. Magari, dopo aver fatto i conti con il loro passato, dopo aver imparato dai loro errori, saranno in grado di costruire una relazione più sana, più matura, più consapevole. Ma la cosa importante, a mio avviso, è che questa storia ci insegna che non ci sono scorciatoie in amore, che la felicità non si trova nei segreti e nelle bugie, ma nella trasparenza e nella sincerità, che le relazioni si costruiscono giorno dopo giorno, con impegno, dedizione e tanto amore, che la comunicazione è fondamentale, che il rispetto è essenziale, che la fiducia è imprescindibile. E con questo, cari amici, arrivia alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia fatto riflettere. La storia di Neslihan e Burak è un esempio di come una follia segreta può trasformarsi in un gioco pericoloso, con conseguenze devastanti. Ma è anche un esempio di come, anche dalle macerie, si può rinascere e ricostruire una vita migliore. Un monito a non sottovalutare il potere delle nostre azioni, a non illuderci di poter controllare le nostre emozioni, a non dimenticare che ogni scelta ha delle conseguenze. Quindi, ricapitolando, abbiamo parlato di Neslihan e Burak, della loro attrazione fatale, del loro gioco pericoloso e delle conseguenze che ne sono derivate. Abbiamo analizzato le motivazioni che li hanno spinti a intraprendere questa strada e abbiamo cercato di trarre degli insegnamenti da questa storia. Una storia che, come abbiamo visto, è molto più comune di quanto si possa pensare. Una storia che ci tocca tutti da vicino. Una storia che ci invita a riflettere sul significato dell'amore, della fedeltà, della felicità. Grazie mille per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi abbia dato qualche spunto di riflessione. Adesso, ditemi voi cosa ne pensate di questa storia. Cosa avreste fatto al posto di Neslihan e Burak? Credete che il gioco valesse la candela? Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere la vostra opinione. Sono curiosissima di leggere i vostri commenti. Mi interessa sapere cosa ne pensate, quali sono le vostre emozioni, quali sono le vostre riflessioni. E, come sempre, se vi è piaciuto questo video, non dimenticate di mettere un bel mi piace, di condividerlo con i vostri amici e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi spinge a creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti. Quindi, cliccate sul tasto mi piace, condividete il video e iscrivetevi al canale. E non dimenticate di attivare la campanellina per non perdervi nessun video futuro. Vi aspetto numerosi. Ho in serbo per voi un sacco di storie interessanti, di approfondimenti, di riflessioni. Non ve ne pentirete. Un abbraccio grande e ci vediamo al prossimo video. Ciao!